Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi mi preparo, ecco qua. Cos'è questa? Una bella triglia, guardate un po' stravanata, pezzo di ferro, è spettacolare. Questa poi la pulisco, la squamo, la eviscero per bene e la faccio in padella con questi ingredienti. Pomodorino fresco, melanzane a tocchetti, gran basilico e aglio. Tutti prodotti estivi freschissimi. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo più tardi per l'assaggio. Intanto io continuo a prepararmi gli ingredienti e poi ai fornelli. Ora continuo a tagliare i pomodorini a metà. Sono abbastanza piccoli, quindi il taglio a metà va benissimo. Nel caso in cui fossero più grossi o usate dei pomodori differenti, si possono fare anche a tartare. Ora prendo il coltello, il mio spicchio d'aglio e do una bella streccatina, così rimane l'aglio in camicia. La parola streccatina è onomatopeica, chiaramente in cagliaritano significa schiacciare. Prendo la melanzana, la taglio a metà e poi a listarelle e non faccio altro che dei cubetti. Ecco qua, molto semplice, dei dadini, dei cubetti di un centimetro e mezzo. Tagliata anche la melanzana, cosa faccio? Non faccio altro che prendere una bella padella capiente, un bel fondo d'olio, anche abbondante, olio extravergine d'oliva di qualità sempre, anche se si abbonda un po', sicuramente non è dieteticissima, però è molto buona e saporita. Le aggiusto con un po' di sale e pepe e le faccio rosolare un attimo in modo così da insaporirsi. Si insaporisce per bene la melanzana, dopodiché faccio uno spazietto e butto giù pomodoro tagliato e spicchio d'aglio. Bene, una volta fatto questo, condisco i pomodori a parte, un filo d'olio, un po' di sale e comincio a farli rosolare e quindi farli sudare in modo così che poi mi possa creare la base per poi cucinare la triglia. E ora nella rosolata ci metto anche un goccino di vino bianco, ecco qua. Bando alle regole, ci metto col pomodoro un po' di vino bianco, perché a me l'asprino mi piace. Ok, copro un po' e qualche minuto e poi faccio un fondo d'acqua per portare a cottura la melanzana, che chiaramente ha bisogno di una cottura maggiore. Perfetto, guardate un po', si è già creata quella condizione ideale e quindi schiaccio i pomodori con uno schiacciapatate. La melanzana è praticamente cotta, poi ve ne rendete conto anche quando lo schiacciate o con la forchetta o con lo schiacciapatate, vi rendete conto appunto di questo. E adesso una pioggia di basilico. Basilico, una volta che il fondo è fatto, mettetene quanto vi aggrada. Parliamo sempre di un basilico molto fresco, quindi appena raccolto e aromatico. Quindi adesso spengo e copro il tutto col coperchio per 5 minuti in modo così che gli oli essenziali del basilico abbiano aromatizzato per bene il fondo. Adesso metto le triglie, ovviamente come ho già spiegato prima sono eviscerate, squamate, sciacquate per bene e quindi do un filo anche di condimento. Quindi olio extravergine d'oliva, qualche fiocco di sale sopra, del pepe a piacere, chi vuole può mettere anche del peperoncino, io preferisco invece metterne un po' meno in questo piatto e poi copro le triglie con il fondino, vedete, i pezzetti di pomodoro, pezzetti di melanzana e il basilico sopra, in modo così che si insaporisca per bene il pesce. Adesso, una volta fatto questo, posso riaccendere e mettere il coperchio, fuoco moderato e tengo questo per 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Ora posso sfumare con un goccino di vino bianco, vedo che la base del fondo è abbastanza liquida, quindi c'è del sughetto per finire la cottura. Eventualmente controllo che non si attacchi la triglia sul fondo, ma poggiandosi anche un po' sul fondino di melanzana eccetera non si dovrebbe attaccare, quindi controllate anche questo. Adesso posso coprire ancora e lasciare per altri 2 minuti più o meno. Ecco qua,
Ci siamo, l'occhio è diventato bianco, controllate sempre questo nella cottura del pesce, quando l'occhio diventa bianco il pesce praticamente è quasi cotto. Do una girata a tutti i pesci in modo così che sia ancora più sicuro della cottura, considerato che poggiamo su un fondo di verdure, e una volta girato bastano qua un minuto, non di più. Levo l'aglio, poi sopra il pesce metto ancora un po' di condimento per insaporire al meglio e praticamente sono pronto. Così la triglia prende ancora per bene il suo saporino e siamo pronti per portare in tavola. Ecco qua il piatto finito. Pronto per l'assaggio. Aromatico, uno spettacolo. Polpa bianchissima. Stravanata proprio. Poi l'accostamento veramente ci sta. Si sente il basilico. Perfetto. Troppo buono. Ciao, alla prossima ricetta. Intanto io comincio a mangiare.